Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet commenterò il successo di Andrea De Logu a Ballando con le Stelle 2025. Prima però vi ricordo di iscrivervi al mio canale qualora aveste piacere nel seguire i miei contenuti sul mondo dell'intrattenimento, dello spettacolo e non solo, e magari di lasciare anche un like a questo video in particolare. Bene, entrando nel merito della finale, innanzitutto vi dico che è stata una finale lunghissima, come praticamente accade per tutte le puntate di Ballando con le Stelle. Meccanismo secondo me anche un pochettino da rivedere per il fatto che arrivino 8 concorrenti su 12 in finale, uno eliminato subito, poi altri 7 si giocano tutti gli altri piazzamenti. Sono stati praticamente 3 quinti classificati, 2 terzi classificati. Onestamente il meccanismo a livello proprio di gara non è che funzioni troppo secondo me. Poi ovviamente con le varie vicende che si sviluppano con la giuria è logico che portino a scegliere di portare più avanti il maggior numero possibile di concorrenti in maniera tale poi appunto da alimentare le discussioni della settimana, come appunto è stato anche in questa edizione, che sicuramente ha avuto un livello molto alto. Andrea De Logu si è portato a casa la vittoria insieme a Nikita Perotti. Abbiamo tutti seguito il percorso di questa coppia e soprattutto le vicende esterne anche che hanno purtroppo riguardato Andrea De Logu. Si è dovuta anche assentare dal programma. Ovviamente non entriamo nel merito della questione. Sta di fatto che Andrea De Logu era una delle favorite della vigilia, è stata sicuramente anche una delle migliori di questa edizione, anche se probabilmente Francesca Fialdini avrebbe avuto qualche cosa in più, se non altro per le puntate precedenti. Francesca Fialdini è stata molto spesso sia in testa o quantomeno davanti ad Andrea De Logu, che invece sì, è stata sempre nelle posizioni di rilievo, ma soprattutto nelle puntate successive al suo ritorno, al suo rientro in gara, è stata tra i primi, addirittura comunque è stata una delle prime ad accedere direttamente alla finale. Sul passaggio nella parte conclusiva del programma, tra l'altro, apro questa parentesi, a mezzanotte e mezza si è conclusa la prima manche e ce n'erano ancora altre due da disputare, veramente una roba folle secondo me, nonostante poi all'inizio c'erano state 7 coppie e poi sono state scremate a 4 e successivamente a 2, però secondo me veramente un meccanismo un po' particolare dal mio punto di vista. Comunque, chiusa questa parentesi, torno sul discorso di Andrea De Logu. Era molto molto prevedibile che arrivasse appunto al duello finale Andrea De Logu insieme a Francesca Fialdini o a Barbara D'Urso. Fondamentalmente si è sviluppato un gioco di coppie, gli altri sono stati tutti eliminati, ovvero Rosa Chemical, Filippo Magnini e Martina Colombari, che invece aveva vinto il ripescaggio, aveva vinto lo spareggio. Sono di fatto diventati quinti classificati. Ad andare avanti, come ho già detto, come prevedibile, sono state proprio Andrea De Logu, Francesca Fialdini e Barbara D'Urso, con Fabio Fognini che nella classifica di puntata era quinto, ha guadagnato una posizione, è riuscito a fare quello step in più per arrivare nel quartetto finale e quindi comunque salire sul podio, grazie probabilmente anche alla votazione del pubblico a questo punto, visto che la giuria comunque l'aveva messo leggermente dietro rispetto agli altri. A quel punto Fognini si sapeva anche che non avrebbe avuto speranze contro chiunque fosse capitato, credo che fosse ambito un po' da tutti per lo scontro diretto Fognini, perché era chiaro che le tre donne fossero nettamente superiori, come abbiamo visto nel corso di tutta l'edizione. E infatti Fognini poi è stato scelto da Francesca Fialdini per un meccanismo sportivo che io ho condiviso molto, perché può essere anche vista male quella scelta per il fatto di magari andare a scegliere quello che sai che puoi battere, e quindi io credo che la scelta del poco coraggio forse sia, quando è stato commentato da Fabio Canino, credo che sia rivolta soprattutto a quello piuttosto che al ballo, penso. Però secondo me ha fatto la scelta giusta, perché è primo contro quarto, secondo contro terzo generalmente le varie graduatorie sportive, anche per esempio che so i playoff di Serie B, quindi secondo me Francesca Feldini ha fatto la scelta giusta, ha vinto ovviamente il ballottaggio nettamente contro Fabio Fognini, sia a livello di televoto, anche se al televoto comunque ha recuperato qualcosina Fognini, perché comunque per la giuria era 100%, Fialdini, poi per Fognini appunto sono un pochettino migliorate. L'altro scontro invece era quello tra titani, tra Andrea De Logu e Barbara D'Urso, una semifinale, chiamiamola così, prima del vero duello finale, che era molto molto aperta. La giuria ha dato 3 preferenze a Barbara D'Urso e 2 ad Andrea De Logu, tra l'altro la partita a razzo, Barbara D'Urso con 3 preferenze su 3, poi Mariotto e Selvaggio Lucarelli hanno riequilibrato la situazione. Al televoto ha vinto abbastanza nettamente Andrea De Logu nei confronti di Barbara D'Urso, ha ribaltato quello svantaggio e ha staccato il pass per il duello finale, per il ring contro Francesca Fialdini. Secondo me quello era uno scontro equilibratissimo, era veramente difficilissimo prevedere chi potesse vincere, almeno a livello di giuria, a livello di pubblico. Io pensavo che fosse molto molto probabile la vittoria di Andrea De Logu, perché al di là di quanto successo in pista, sicuramente lei ha trovato un affetto in più da parte del pubblico
anche, credo, per quanto successo all'esterno, per vicende esterne, e credo che comunque sia giusto così, perché alla fine probabilmente Francesca Fialdini, come ha detto la giuria, a livello tecnico ha avuto qualcosa in più nel corso dell'edizione, oltre che nella finale. Però Andrea De Logu non ha fatto sfigurato, ha fatto benissimo, è stata una delle rivelazioni del programma, una delle migliori sempre. Poi ovviamente se possiamo considerare le varie posizioni, una posizione avanti, una posizione indietro, è sempre relativo quando comunque ti giochi i primi posti e soprattutto quando sei nel mezzo del percorso, nel mezzo del cammino e non nella finale, perché poi alla fine in finale conta essere davanti piuttosto che durante tutta la stagione e tutte le altre puntate, e l'ha dimostrato appunto anche ieri. Andrea De Logu, da quando è tornata, ha fatto sicuramente una crescita importante in termini di classifica di piazzamenti e sicuramente con le preferenze social ha ribaltato il punteggio contro Barbara D'Urso e alla fine è riuscita anche a portarsi a casa la vittoria di questa edizione insieme a Nikita Perotti, secondo posto invece per Francesca Fialdini insieme a Giovanni Pernice, che anche l'anno scorso era arrivato sul podio, anzi l'anno scorso vinse con Bianca Quaccero. Terzo posto, come già detto, per Barbara D'Urso insieme a Pasquale La Rocca e Fabio Fognini e Giadalini, e poi completano il quadro dei piazzamenti della finale Martina Colombari con Luca Favilla, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli e Rosa Chemical con Erika Martinelli. Quindi questo è il quadro generale, un commento finale ad un'edizione che secondo me è stata molto molto interessante. Già dall'inizio si preannunciava tale, perché quando è stato annunciato il cast c'erano ovviamente dei nomi molto importanti, dei nomi di grandissimo rilievo, su tutti Barbara D'Urso per il fatto che comunque fosse assente dal mondo della televisione da 2 anni praticamente, ma anche sportivi come Fognini che si è ritirato quest'anno, come Filippo Magnini. Anche la stessa Andrea De Logu ha guadagnato secondo me uno spessore agli occhi del pubblico strada facendo, quindi io credo che ci fossero veramente tanti personaggi, tanti volti importanti per far sì che l'edizione riuscisse al meglio, e credo che comunque ci siano riusciti. Penso che Mili Carlucci abbia fatto un grandissimo lavoro nella scelta del cast insieme a tutta la sua squadra e che il programma sia riuscito alla perfezione. L'unica critica che posso fare, ripeto, è il meccanismo di gioco che io non condivido, perché hai 12 concorrenti, non puoi portarne 8 in finale. Praticamente tu non è che ne porti la metà, ne porti 6, che già sarebbe tanto dal mio punto di vista, ma portarne 8 su 12 in finale con sole 4 eliminazioni nel corso delle altre 12 puntate, secondo me è una strategia folle, così come è folle anche la costruzione della finale con un blocco di 7 esibizioni per tutti quanti. E poi il momento clou, quando ci sono gli scontri diretti, che viene un po' confinato sia in un orario molto molto secondario, seppur sia sabato, comunque è sempre molto tardi, secondo me, anche per le preferenze social. Poi io non so quante persone poi abbiano votato effettivamente in quella fascia oraria, praticamente eravamo all'una quando hanno fatto i 2 duelli delle semifinali e poi il ring finale, quindi onestamente per me questo meccanismo è un po' da rivedere. Poi se il programma a livello di ascolti funziona, c'è poco da dire, questa è soltanto una mia considerazione, è un qualcosa che non gradisco io in termini di competizione, ecco. Però questo è, quindi ce lo teniamo. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.